Le fettuccine Alfredo sono il piatto italiano di pasta più famoso negli Stati Uniti, ma sono praticamente sconosciute in Italia. Questa cosa mi ha sempre affascinato. La ricetta originale è solo apparentemente molto semplice, in realtà è decisamente insidiosa, tanto che nemmeno i più seguiti YouTuber la fanno correttamente. Io però ho escogitato un piccolo trucco per non sbagliare mai. Seguimi fino alla fine per scoprire quale. Here comes the bomb. Alfredo is a lie. Not a lie, but Alfredo did not come from Italy. Le fettuccine Alfredo sono una menzogna. Questo pensa Jade, una YouTuber statunitense che, arrivata in Italia, ha scoperto che nessun ristorante offriva questo piatto, che anzi non sarebbe nemmeno italiano. Una notizia bomba. In realtà l'Alfredo da cui la ricetta prende il nome era italianissimo e ancora oggi a Roma esiste il suo ristorante, il ristorante Alfredo, che propone la ricetta originale delle famose fettuccine. Su YouTube si trova un video di Italia Squisita in cui lo chef del ristorante illustra la preparazione delle famose fettuccine Alfredo. Ho preso anch'io gli ingredienti, che sono pochi e semplicissimi. Abbiamo delle fettuccine all'uovo. Per 2 porzioni io userò 180 g di fettuccine industriali secche, ma al ristorante servono quelle fresche fatte in casa. Poi 120 g di parmigiano reggiano stagionato 24 mesi, questo è assolutamente originale, e infine 20 g di burro. Ma in realtà quasi tutte le ricette che troviamo su YouTube fanno largo uso di panna. We're going to start with 2 cups of heavy cream. Medio litro de nata líquida, que serían 2 tazas. We need pastellina, we need burro, we need heavy cream e pecorino romano. Eppure il pecorino romano e il prezzemolo, mette la simpatica nonna italoamericana. Ma perché si usa la panna? Perché la preparazione delle vere fettuccine Alfredo prevede un passaggio molto difficile, che al ristorante Alfredo viene svolto da uno specialista mantecatore, che amalgama fettuccine, parmigiano e burro direttamente davanti ai clienti. Come si vede, per la preparazione serve tantissima manualità e avviene lontano dal fuoco. È un gioco delicato di giusta temperatura che non deve salire oltre i 60 gradi e di corretta quantità di acqua di cottura delle fettuccine, che apporta l'amido necessario a non far raggrumare il formaggio. Io ho provato a replicare le fettuccine Alfredo con il medesimo sistema, ma con un risultato molto lontano dall'originale. Una parte del formaggio mi si è raggrumata e non è venuta la cremina che si vede nel video. Ecco perché quasi tutti i video chef affogano le fettuccine nella panna, che risolve ogni cosa. Allora ho pensato di fare in un'altra maniera. Rispettando la filosofia generale del piatto, aggiungerò dell'amido di mais, della maizena. L'amido è un elemento essenziale della preparazione originale. Semplicemente, invece di sfruttare quello presente nell'acqua di cottura della pasta, ne aggiungo altro per poter preparare la salsa in maniera più semplice e soprattutto infallibile. Mettiamoci all'opera. Volendo mantecare la pasta fuori dal fuoco, il rischio è che si raffreddi troppo, per cui penso che sia meglio farlo in un recipiente caldo che non la raffreddi ulteriormente. Userò questa pirofila che è piuttosto spessa, per cui spero accumuli sufficiente calore durante la permanenza in forno a 75 gradi. Iniziamo mettendo sul fuoco l'acqua con il sale in cui cuocerò le fettuccine. Nel frattempo taglio un pezzo di parmigiano reggiano e ne prendo la quantità necessaria, cioè 60 g a porzione, nel mio caso devo arrivare a 120 g. Con questo macinino grattugio il formaggio, che come si vede viene grattugiato piuttosto grosso. Bene, l'acqua bolle. Posso buttare le fettuccine che nel mio caso hanno una cottura di 7 minuti. Sfrutterò questo tempo per fare la salsa utilizzando il tritatutto. Metto il formaggio nel tritatutto e lo aziono. Ecco, così ottengo formaggio grattugiato molto più fine. E adesso aggiungo un cucchiaino di maizena e poi un mestolo di acqua di cottura delle fettuccine. La temperatura del composto sale, ma rimane comunque sotto i 60 gradi. Qui si vede che il composto è ancora grosso e piuttosto colloso, per cui aggiungo un altro mestolo di acqua di cottura della pasta e aziono nuovamente il tritatutto. E sì, vediamo il risultato. Una salsa abbastanza densa ma comunque fluida, che è quello che mi aspettavo. Ecco, le fettuccine sono cotte, per cui a questo punto possiamo levare la pentola dal fuoco e levo anche la pirofila dal forno. Metto il burro nella pirofila e poi ci trasferisco le fettuccine senza buttare via l'acqua di cottura, che potrebbe essere utile in caso mi serva altro liquido per la mantecatura. Inizio a mescolare in maniera da far sciogliere il burro abbastanza uniformemente all'interno delle fettuccine.
Adesso è giunto il momento di condire con la salsa di parmigiano che ho preparato prima. Bene, mescoliamo. A questo punto non c'è bisogno di tutta la manualità che hanno al ristorante Alfredo, perché l'amido lo abbiamo introdotto direttamente nella salsa, quindi possiamo lavorare in maniera più tranquilla. La maizena funziona perché vediamo che il formaggio non tende a fare grumi. Ecco, mescolo abbastanza a lungo perché la salsa è piuttosto densa. Grazie al fatto che il contenitore è caldo, le fettuccine non si raffreddano eccessivamente. Cerco di impiattare come fanno gli chef, quelli veri. Con delle pinze cerco di fare un nido. Ecco, quasi bene. E col mestolo lo metto nel piatto. Aggiungo un po' di salsa ed ecco qua, sono pronte le nostre fettuccine Alfredo. Non resta che assaggiarle. Dopo l'assaggio, cosa vi devo dire? Vale la pena di provare a fare questo piatto? Il sapore predominante è quello del parmigiano reggiano, per cui se ti piace il parmigiano sono assolutamente da provare perché sono davvero buone. Quello che resta incomprensibile è che sapore abbiano le cosiddette fettuccine Alfredo che vediamo in tanti video in rete, preparate magari con Emmental o altri formaggi, affogate nella panna e con addirittura il prezzemolo o altro sopra. Sicuramente qualcosa di molto diverso dal sapore straordinario del parmigiano reggiano. Spero che questo video ti sia piaciuto, è un po' diverso dalle solite ricette. Se ti è piaciuto scrivimelo nei commenti, ci tengo a conoscere la tua opinione. Clicca qui per iscriverti al mio canale ed attiva la campanella per ricevere le notifiche dei prossimi video. Grazie per la visione e alla prossima!